Ad inizio film vediamo una bambina che gioca sulla spiaggia e insieme a lei, a poca distanza, c'è la madre Eileen. Quel momento di pace apparente però viene presto interrotto da delle immagini di alcune guardie armate che iniziano a sparare e allo stesso tempo sentiamo che Eileen inizia a gridare fortissimo. All'improvviso apre gli occhi e si rende conto che stava solo sognando. La donna è seduta all'interno di una stanza senza porte o finestre. Non ha idea di che posto sia o come ci sia arrivata e non ha alcun ricordo della sua vita. Poco dopo, una voce robotica la avvisa che la fase 1 sta per iniziare e le viene chiesto di spostare la matita posta sul tavolo di fronte a lei. Move the pencil. Eileen è completamente intontita e ogni sua domanda viene completamente ignorata. Non appena parte un conto alla rovescia, le luci della stanza diventano rosse. Avendo difficoltà a mettersi in piedi, la donna si trascina con fatica verso il tavolo e sposta la matita. La voce dichiara che il test è completato ed Eileen prova a fare altre domande. Il rumore di un buzzer però la stordisce facendole perdere i sensi. Dopo un breve sogno in cui la rivediamo sulla spiaggia, viene risvegliata dalla stessa voce che le chiede di spostare ancora una volta la matita. Adesso però si ritrova incatenata alla sedia con mani e piedi legati. La donna prova a fare altre domande, ma la voce si limita a risponderle che non completando il test la figlia morirà. Quelle parole le fanno avere alcuni flash ed Eileen ora ricorda che la figlia si chiama Eve. Dopo alcuni attimi di panico le viene un'idea e dopo essersi tolta le scarpe le lancia sul tavolo riuscendo a spostare la matita. Completato il test, il suono del buzzer le fa perdere nuovamente i sensi. Ora il sogno della spiaggia è più vivido ed Eileen vede la figlia giocare lì vicino. Poco dopo le si avvicina e distendendosi accanto a lei sulla sabbia si addormenta ascoltandola cantare. Quando poi si risveglia era nicchiata a terra nella stessa posizione con la quale si era addormentata nel sogno e sul tavolo è comparsa una strana pietanza gelatinosa di colore verde. Non ricevendo ordini ne approfitta per ispezionare la stanza, ma non appena tocca la parete riceve una piccola scossa. Poco dopo nota anche che la sedia è stata fissata a terra. Successivamente si avvicina al tavolo e nonostante lo scetticismo iniziale inizia a mangiare. Rendendosi conto che in realtà ha un buon sapore, affamata divora tutto in pochi secondi. Quando poco dopo si risiede, toccandosi la testa, si accorge di avere una cicatrice e ha il presentimento che sia dovuta ad un'operazione chirurgica effettuata su di lei. Eileen implora che le venga detto il motivo per cui è lì e supplica a chiunque la stia monitorando di lasciarla andare. Ancora una volta però non riceve alcuna risposta. Dopo aver sognato brevemente della spiaggia, viene risvegliata ancora una volta dalla voce che le chiede di spostare nuovamente la matita. Frustrata da quella situazione, si rifiuta di eseguire altri ordini a meno che non le venga data una prova che Eve è ancora viva. La sua richiesta viene accolta e per pochi secondi sente la voce della figlia che dice di avere paura e che domanda dove sia la madre. Subito dopo viene invitata a completare il test. Questa volta però si accorge che tra lei e il tavolo c'è un pannello di vetro. Non potendo aiutarsi con la sedia, prova a sfondarlo con il suo corpo, ma il vetro non cede. Con poco tempo rimasto a disposizione, grida disperatamente alla matita di muoversi e con sua sorpresa poco dopo si sposta. Prima che possa capacitarsi di quello che è appena successo, il suono del buzzer le fa perdere ancora una volta i sensi. Eileen è nuovamente sulla spiaggia e si accorge di avere un taglio sulla fronte. A fianco a lei, la figlia Eve le chiede di aiutarla con il suo castello di sabbia. Poco dopo sente la voce di qualcuno che la chiama e una mano si appoggia alla sua spalla. Quando si risveglia si ritrova nuovamente incatenata alla sedia. Questa volta nella stanza insieme a lei c'è un uomo che non appena la vede la riconosce subito. Eileen inizialmente non lo ricorda, ma non appena l'uomo le dice di essere suo marito Roger, attraverso dei brevi flash inizia a riconoscerlo. Anche Roger non ricorda come sia finito lì dentro e chiede alla moglie perché sia incatenata alla sedia. Eileen gli racconta dei test e lo informa della figlia tenuta in ostaggio. Tuttavia non hanno tempo di ragionare sulla situazione in quanto la voce annuncia l'inizio del prossimo test. La matita ora deve essere spezzata. Anche Roger, confuso dalla situazione, inizia a fare delle domande a chiunque stia dando quegli ordini, ma anche lui viene completamente ignorato. Successivamente afferra la matita per spezzarla, ma il suo gesto fa scattare un allarme. La voce robotica gli intima di riporre immediatamente la matita al suo posto, in quanto solo il candidato primario può completare il test. Roger, anziché mantenere la calma ed aiutare la moglie, inizia ad agitarsi e a ripeterle di sforzarsi a fare qualcosa. Eileen, innervosita dal marito, gli urla di tacere e mentre lo fa vediamo che la matita inizia a fluttuare per poi spezzarsi in due.
Roger è scioccato da quanto ha appena assistito e mentre le fa notare che le sue orecchie hanno iniziato a sanguinare, il buzzer le fa nuovamente perdere i sensi. Nel sogno ora c'è anche lui e dopo essersi seduto a fianco alla figlia lo vediamo guardare la moglie con uno sguardo cupo. Quando poi si risveglia vede che sul tavolo adesso c'è da mangiare per entrambi. Il marito sta ispezionando la stanza, ma Eileen gli fa notare che è solo una perdita di tempo. Per il bene della figlia non possono fare altro che obbedire alle richieste. Roger intuisce che i suoi poteri devono essere il motivo per cui sono chiusi lì dentro. Eileen crede che sia solo una messa in scena, ma il marito le ricorda di tutte le cose che si rompevano in casa mentre loro due litigavano. Le sue parole le triggerano altri flashback ed Eileen ricorda che il litigio era una costante della loro relazione. Poco dopo chiede dell'acqua a Roger e sentendosi improvvisamente molto stanca si distende a terra tornando a sognare. Nel sogno Eve le chiede perché abbia un aspetto così stanco e perché continui ad andare via. Dopo averle chiesto di aiutarla col castello di sabbia, le domanda dove sia suo padre e mentre Eileen prova a cercarlo, la figlia scompare. Disperata inizia a chiamarla e non appena si risveglia continua a gridare il suo nome. Roger la aiuta a calmarsi e la donna, nuovamente incatenata alla sedia, gli dice di avere un forte dolore alla testa. Il marito nota subito la cicatrice e sente che c'è qualcosa di caldo sotto la pelle. All'improvviso la voce robotica avvisa che è iniziata la fase 2. Nel prossimo test Eileen deve mettere una pallina dentro a un secchiello. La donna si sforza in tutti i modi di sollevare la palla, ma dopo vari tentativi dice di non riuscirci. Il marito le suggerisce di provare prima con qualcosa di più semplice e la invita a concentrarsi a svitare le viti della sedia. Un po' alla volta riesce a rimuovere una dopo l'altra anche le viti del tavolo e Roger glielo avvicina per facilitarle il test. Eileen ora riesce a controllare la palla e metterla dentro il secchiello. Le sue orecchie riprendono a sanguinare e dopo un altro buzzer torna a sognare la spiaggia. Scopre che quel giorno avevano portato la figlia al mare per il compleanno, ma Roger, anziché giocare con lei, ha passato la maggior parte del suo tempo a dormire. Quando poi si risveglia, i due discutono sul motivo della sua mancanza di ricordi e Roger arriva alla conclusione che i buchi nella sua memoria devono essere causati da qualsiasi cosa le abbiano infilato in testa. Eileen continua a ricevere nuovi test, come sfogliare un libro, far girare una bottiglia o costruire un castello di sabbia, e nonostante l'intralcio del marito riesce a superarli tutti con successo. Tuttavia si crea una certa tensione quando in un test le viene chiesto di rimettere insieme i pezzi di una pistola. Roger l'aiuta leggendole il manuale, ma non riesce a smettere di pensare al significato di quel test. Il suo nervosismo deconcentra Eileen, che gli chiede cortesemente di tacere. Roger si limita a leggerle le istruzioni, ma quando la corregge per l'ennesima volta, la donna perde la pazienza e gli fa volare via il manuale dalle mani. La cosa le triggera un altro flashback e all'improvviso ricorda che il giorno in cui erano andati al mare ha scoperto che Roger aveva dell'alcol in una bottiglia, motivo per il quale ha trascorso tutto il pomeriggio a dormire. Quel ricordo scatena una discussione tra i due, con Roger che la accusa di essere la causa del suo alcolismo. Nonostante si scusi immediatamente, le sue parole rinfrescano ulteriormente la memoria di Eileen. Ora ricorda tutte le volte in cui Roger la insultava incolpandola per qualsiasi cosa, per poi scusarsi e prometterle di non farlo più. Promesse che puntualmente non venivano mai mantenute. Assemblata la pistola, Eileen gliela punta contro. Terrorizzato, il marito le ricorda che sono lì per salvare la figlia, ed Eileen, dopo aver premuto il grilletto, ferma il proiettile poco prima che lo colpisca. Superato il test, buzzer del riposo ed Eileen torna in spiaggia. Eve ha quasi finito il castello di sabbia, ma le dice che per completarlo ha bisogno del padre. Quando Roger si avvicina, però, anziché aiutarla, lo distrugge intenzionalmente. Quando si risveglia, Eileen rimane immobile con lo sguardo fisso nel vuoto, senza dire una parola. Poco dopo dice a Roger di avere freddo e il marito, dopo averle dato la sua camicia, la invita a mangiare qualcosa. Eileen gli chiede di raccontarle della loro vita per aiutarla a farle tornare la memoria. Roger le racconta che lei stava studiando fisica, mentre lui faceva il cantante in un gruppo rock. Tuttavia, quando è nata Eve, è stato costretto a trovarsi un lavoro reale. Le sue parole le fanno momentaneamente tornare il sorriso e Roger le chiede scusa per tutti gli errori che ha commesso nella sua vita insieme a lei. Eileen è improvvisamente molto stanca e appoggiando la testa sulle sue gambe gli chiede scusa anche lei. Quando Roger chiede per cosa, la donna dice di non ricordarselo e torna a sognare la giornata in spiaggia. Eileen questa volta è da sola, ma nota presto che c'è qualcosa di strano. Seppelliti sotto la sabbia, trova un dito con un anello e un sandalo della figlia, e poco dopo inizia a venire seppellita anche lei.
Non appena si risveglia, la voce robotica annuncia l'inizio di un nuovo test: salvare Roger. Il marito è stato rinchiuso dentro una grande teca di vetro che si sta velocemente riempiendo con della sabbia. Eileen prova ad usare i suoi poteri, ma tra il panico e i flash della spiaggia che si fanno sempre più frequenti non riesce a concentrarsi. La donna prova inutilmente a sfondare il vetro utilizzando la sedia, ma ogni suo tentativo risulta essere vano. E mentre il marito viene seppellito vivo, si scusa con lui dicendogli di non riuscire a salvarlo. All'improvviso, la voce robotica inizia a ripetere in loop che il test è stato fallito. Esasperata, Eileen poco dopo inizia a gridare, distruggendo lo speaker che nel frattempo annuncia la fine della fase 2. Qualche istante dopo, delle guardie armate fanno irruzione nella stanza, circondandola e ordinandole di uscire. Stanca di cooperare, utilizzando i propri poteri, mette fuori combattimento le guardie con il minimo sforzo. Quando poco dopo esce all'esterno, nota che il monitor della sua stanza indica che il test è ancora in corso. Nel frattempo, vediamo che la postazione da cui veniva controllata è stata abbandonata. Un altro gruppo di guardie si avvicina a lei e questa volta non esitano a sparare. Tuttavia, i loro proiettili vengono bloccati da Eileen, che ora sembra essere in pieno controllo dei suoi poteri. Dopo aver eliminato tutti senza pietà, utilizza l'occhio di una guardia per attivare l'ascensore. Quando le porte si aprono, davanti a sé trova un altro piano identico a quello precedente. La stanza al suo interno è quella del test 297, che risulta essere completato. Eileen prende nuovamente l'ascensore e questa volta arriva al piano 296, che risulta anch'esso completato. Tuttavia, a questo piano trova anche 3 porte blu, davanti alle quali vediamo Roger in stato di shock. L'uomo, indicando la porta dei ricambi, continua a ripetere che sono tutti uguali a lui. Quando Eileen va a controllare per capire a cosa si riferisca, trova decine di repliche del marito pronte ad essere utilizzate per l'esperimento successivo. Il Roger lì con lei si allontana iniziando a ridere in modo isterico ed Eileen controlla anche le altre porte trovando gli stessi identici materiali utilizzati nei vari test. Poco dopo arrivano altre guardie, ma Eileen utilizza i propri poteri facendo in modo che si uccidano a vicenda. Quando apre le loro visiere nota che sono tutti cloni di Roger, cosa di cui neanche loro a quanto pare erano a conoscenza. Eileen decide di farsi un altro giro in ascensore e questa volta finisce ad un piano completamente al buio. All'improvviso una luce si accende sopra di lei. La stessa voce robotica che le dava ordini nella stanza ora le informa che la fase 3 è stata completata e il ciclo di test è giunto al termine. Avendo concluso i test, Eileen chiede di vedere la figlia, ma la voce le informa che non è possibile, in quanto Eve non c'è più. Per aiutarla a capire, le viene disattivato il dispositivo nella sua testa che bloccava i ricordi e scopre finalmente quello che è veramente accaduto quel giorno in spiaggia. Quando ha scoperto che Roger, anziché trascorrere il tempo con loro, aveva bevuto di nascosto tutto il giorno, lo ha confrontato, dicendogli di essere patetico. Alle sue parole, il marito ha reagito schiaffeggiandola, scatenando la sua ira e attivando i suoi poteri. Provando una rabbia intensa, ha perso completamente il controllo, finendo per uccidere involontariamente sia lui che la figlia. Eileen si rifiuta di credere a quei ricordi, dicendo di aver sentito la voce di Eve all'interno della stanza. Tuttavia, le viene detto che ciò che ha sentito non era altro che una riproduzione vocale ricreata dall'intelligenza artificiale. Eileen viene quindi invitata a procedere verso la stanza del ricondizionamento, affinché la sua memoria possa essere resettata. Non volendo però perdere quei pochi ricordi della figlia, la donna si rifiuta di procedere. Dato che le uniche 2 funzioni della struttura sono sperimentazione e ricondizionamento, la voce le chiede se voglia ripetere il ciclo di test, ed Eileen risponde di sì. Se non può salvare la figlia, preferisce almeno credere di poterlo fare. La sua richiesta viene accettata e nella scena successiva vediamo che la donna è nuovamente sulla spiaggia che canta insieme alla figlia la sua canzone preferita. Quando poco dopo si risveglia è seduta all'interno di una stanza senza porte o finestre e una voce la invita a spostare la matita posta sul tavolo di fronte a lei. Move the pencil